Questo l'altra volta non l'avevamo visto. No. Buongiorno amici, giornata piovosa in quel di Kyoto. Abbiamo spottato un caffettino che sembra interessante, ma va. Questo qua, la compagnia dell'anello è sempre la stessa. Il nostro metodo biglietto da visita sta funzionando alla grande. I posti fighi consigliano e portano ad altri posti fighi, per cui fate attenzione se nel posto figo dove vi state trovando, diciamo che almeno il primo dovete trovarvelo voi, poi da lì in poi recuperate tutti i biglietti da visita e come pollicino andate negli altri posti. Quello che stiamo notando noi è che sono tutti fighi quelli che tra di loro si consigliano, cosa che non sarebbe mai troppo tardi se imparassimo a fare anche noi in Italia, dove invece ci infamiamo tra di noi. Vogliamo dargli fiducia, ci siamo presi anche 3 cosucce da mangiare. È una pasta sfoglia, quasi, zuccherata con i cranberries in mezzo, un po' croccantina, calda. Si può fare. Spesso in questi posti orientati molto sul caffè, capita che il cibo sia o non ci sia, o sia totalmente assente, o magari sia un po' quello che è con una proposta un po' così arrangiata giusto per farti vedere che ho qualcosa. Devo dire che lui ha 3 cose, però sono buone. È pure buonina, non è come quella della Cameo. Dissing. E anche se è praticamente finita, la fetta di pan brioche, burro e marmellata, buonissima. Forse è la cosa più buona di tutte e 3. Il ragazzo ci ha visto presi bene e ci ha portato un assaggino che sta sperimentando anche lui, tra l'altro. Qualcosa Yunnan, credo che sia un tè. Secondo me è caffè. Ma è caffè, perché è estremamente acido. E dopo questo caffettino, giretto al Nishiki Market. In altre parole, il mercato del pesce di Kyoto. Questa, per intenderci, è la ringa che stava negli udon di ieri. Non mi ricordo se ve l'ho già detto, secondo me sì, è stagione di calavaretti. Tempurina nastro. Qua ti tempurano anche tua nonna, credo. Franci, impara perché poi questo me lo devi rifare. Comunque la regola base qua, se hai uno stand che fa cibo, è avere la rappresentazione del tuo cibo finto in prima linea, abbondante, di modo che faccia venire voglia di acquistare. Alle volte si capisce che sono finti, alle volte si fa un po' fatica se sono fatti molto bene. Tipo su questa bancarella qua di fronte a me, molto ricca, molto bella, molto colorata, alcuni sono veri, alcuni sono finti. Questi polipetti qua sono finti. Quella tempura lì mi sembra vera, tipo questa tempura qua è vera perché l'unto sta sui foglietti a scolare. Fuji Apple. Questo l'avevamo assaggiato l'anno scorso, il dried persimmon, ed è molto buono. Allora, devo dire ragazzi che cose invitanti ce ne sono tante. Come sempre in questi casi, ocio alle cose invitanti, ocio alle fregature, cioè minimo di buon senso. Però cose buone se ne vedono tante. Non ci strafochiamo e non compriamo nulla perché abbiamo un pranzo importante e quindi vi facciamo solo vedere. A few minutes later. Prenderò un mochi con dentro del budino. Però gli devo dare un 10k. Provo. Ce l'hai, non ce No. l'hai? Allora va bene il pranzo, va bene tutto, però una cosa fatemela prendere. Adesso ci smezziamo un set di gyoza, visto che siamo in 4. E visto che il man qua mi ha anche cambiato il biglietto da 10.000, torno anche a prendermi, voi sapete cosa. Sarà ustionante, 7000 gradi, ma io non ho paura di bruciarmi le papille gustative. Buono. Torniamo a comprare il mochi già, no? Adesso c'ho i soldi. Ichi. Giano ha voluto Fortemente voluto un mochi ripieno Solo. di budino. Il ripieno ovviamente non è proprio budino budino perché è un pochettino più farinoso. È buono, do un altro morsino. No, col cacchio. Pensate, prima mi infama perché non devo comprare roba se no non mangio a pranzo e poi do un altro morsino. Minchia, è buono. No raga, prendetelo. Immaginatevi un mochi ripieno di crema pasticcera. Lo volete? Cioè non volete neanche stare qua a sentire io che vi lo volete e basta. Trovato posticino carino. Bakery
grande come la mia macchina. Sento che prenderò un melon pan, perché non ho ancora trovato un posto serio che faccia melon pan, a parte quello di Tokyo, che non sia un Konbini. E come vi ho spiegato, posto serio, biglietto da visita, si prendono tutti i biglietti da visita presenti. Ragazzi, riparte il domino dei biglietti da visita, È buono, caldo, avrebbe dato il meglio di sé. È un buon melon pan, però sì, caldino sarebbe stato un po' meglio, però è buono. Posto carino, beccato per caso. Scusate le inquadrature contro luce, ho provato a fare il meglio che potevo con la vetrina, ma abbiamo un sacco di nuovi biglietti da visita. Gitarella in taxi, siamo arrivati alla destinazione del pranzo. Questo è un posto che bisogna assolutamente prenotare per tempo. Si chiama Yugo. Si mangiano soba. Si ordina addirittura in anticipo al momento della prenotazione. Sembra già bellissimo. E ci si prende l'acqua mentre aspettate che apra, perché se apre a una certa ora, apre a una certa ora. Vi faccio un piccolo sneak peek. Questo è il posto. Ditemi se non sembra super figo. Dall'unica porzione di vetro da cui posso inquadrarvelo. We are fully booked, ma noi siamo in lista. Fully booked da 6 persone, perché è un 6 posti secco. E sono le 6 persone che sono qui a prendersi l'acqua qua fuori. Meno male che abbiamo l'ombrello, perché non c'è una tettoia per ripararsi, niente. Thank you. Arigatou gozaimasu. Okay, what's your reservation name? Giano, Where from? Italy. I went to Italy last year. Where? Terio. Do you know Pizzoccheri? Pizzoccheri, yes. Pizzoccheri Festival, I went. Ah, ok. Sta arrivando. Qui sostanzialmente fa soltanto 2 piatti. Fa i soba, quindi i classici ramen che vi abbiamo già fatto vedere in altri posti, farina di grano saraceno, ma c'era anche l'opzione di ordinare questa sorta di polenta, sempre fatta con la farina di grano saraceno, Profumatissima. che si chiama sobagaki. Si può mangiare sia in modo plain, così, assolutamente calda, è una polenta un po' collosa, non è salata. L'altro suggerimento era quella di mangiarla con, cos'è questa cosa qua? Poi daikon. Daikon e salsa di soia. Mi piace perché c'è il contrasto del daikon freddo, salato. Il terzo modo è con il grano saraceno. Vedi? Tac, si appiccica. La prima cosa che mi colpisce è il profumo incredibile. Nonostante sembri e sia a tutti gli effetti un posto super figo, lui ci ha aperto la porta tutto sporco di farina. Bellissimo. Perché aveva appena finito di impastare. Certo. Il secondo giro con daikon. Ed è un po' piccantina questa zona qua. È molto piacevole con quello. Sì. Questo bomba. Terzo e ultimo, ci incollate questi semini, che è grano saraceno. Bello croccantini. E mo si ragiona. È arrivato un piattone di soba. Guarda che bell'aria grezza che hanno. You have 3 options. Number 1 ga plain, just only soba. The number 2 ga drop in the soup, then dips. The number 3 ga this is type of soy sauce. The one bite. 3 modi per mangiarli, come ci ha spiegato. Il primo è assaggiarli così. Finalmente un bel dente, qualcuno che mi fa le cose al dente. Chiaramente molto neutri, se mangiati in questo modo sono freddi, sono temperatura ambiente. Il secondo metodo è prendere questo cipollotto e questo daikon, inserirli dentro la salsa di soia, e questo è un metodo che già conosciamo ed è il mio preferito, e poi vi armate di bicchiere da una parte, soba dall'altra, puciate, tirate su. Molto meglio così, secondo me. Terzo e ultimo, prendete questa salsina che non è proprio soia, non è neanche ponzu, è una terza cosa, e ne versate un po' sopra. Anche questo è molto interessante, penso che andrò con l'opzione 2 e 3. L'acqua in cui sono stati cotti soba non si butta, si beve con l'aggiunta di quello che avete avanzato. E diventa un brodino caldo. Piattone di soba devastante e fatti espressi. Terio. A Teio, Terio. Ok. patria dei pizzoccheri. Yes, pizzoccheri. Ok. Not only grano saraceno, butter and cheese and something. Yes. My soba is only buckwheat and water. Quindi solo acqua e grano saraceno. Ci stava facendo vedere sul suo telefono che è stato a una sagra dei pizzoccheri in Italia, che però ci mancano e non abbiamo mai fatto. Cioè sappiamo cosa sono i pizzoccheri, ma la sagra ce ne sono tipo 6.000 al giorno in Italia di sagre, questa non la conosciamo. Però è interessante notare questa cosa, che noi in Giappone andiamo a mangiare in dei posti che ci sembrano tipo dei templi sacri, e poi scopriamo che gli chef sono stati in Italia alla sagra del castagnaccio di Pestum, che noi magari non ci siamo mai filati di pezzo. Bene, finita l'esperienza dei soba, visto che piove siamo tornati al mercato del pesce. Veniteci la mattina perché adesso è delirante.
Che cosa vuoi, così io te lo prendo. Proviamo uno dei rarissimi gachapon che ha una reference che io capisco. Super Mario. Speriamo esca anche un personaggio che mi sta simpatico. Quindi se non ci riesce Franci vuol dire che vostro figlio non potrà mai aprirlo. Grande. Oh dai, direi che è andata bene. D'ora in poi li faccio aprire sempre a te. Attenzione, Franci ha trovato una reference che le interessa. Il gachapon dei personaggi dei cereali. Detto che io non ho mai mangiato i Kellogg's in vita mia. 1, 2, 3, 4. E facciamo il tifo per Per il gallo e poi facciamo il tifo per no elefante. il gallo. Gallo. Che culo, Franci, oserei dire. Approfitto del fatto che Franci starà probabilmente comprando una tazza nel negozio alle mie spalle per... Non ci sono più i gattini, secondo me qualcuno ha acquistato in blocco perché erano bellissimi. Che peccato. Per farvi questo breve debrief di Yugo, che ci è piaciuto un sacco, alla fine si tratta di una cosa semplice, soba, e ve li fa in due modi: in versione polentina, una cosa che mangiate solo lì, oppure i classici soba da puciare nella salsa. Il posto ci è piaciuto un sacco, va prenotato con anticipo come abbiamo fatto noi, non pensate di andarci dal pomeriggio alla sera. E lui è un patatone, abbiamo chiacchierato, ci ha detto che vuole venire in Italia, è andato alla sagra dei pizzoccheri, vuole tornare a cucinare i soba anche da noi, chissà se lo rivedremo in futuro, magari proprio a casa nostra. E quindi nell'ennesimo caffè super carino che abbiamo trovato, caffettino per me e cappuccino per Franci. Il nostro bottino pomeridiano, oltre al Cupa Trupa e al galletto dei Kellogg's di Franci, prevede anche Dei mochi, ma questi sono i mochi di Kyoto, che sono un po' stile fazzoletti. Secondo me ve li abbiamo fatti vedere ma sicuro, 1.000.000 di volte. ma non in questo nuovo viaggio. E siccome la nostra community è come un serpente che cambia la pelle, E li facciamo rivedere. Guardate che bei fazzolettini. Sembra la bandana che si mette già in testa. no, sembra veramente un fazzoletto con dentro uno che si è scaccolato. Ma che schifo. A mo te lo mangi te. Al cioccolato. Buoni, e voi direte, vabbè, dei mochi in un'altra forma. Sì, ma buoni. E li fanno solo a Kyoto. Si chiamano Yatsuhashi. E come dicevamo, una versione chiotese dei mochi. Ma mettiamoci al lavoro. Stiamo andando a cena e piove di brutto. Eh sì, siamo tornati proprio qui. Ciao. Io non lo so che cosa sia successo in questo posto da quando siamo venuti un anno fa a oggi, ma sta di fatto che, uno, le scritte in italiano si sono decuplicate, sembra di essere in Italia. Sono Due, tutte scritte di classe. tutte di classe, Aggiungerei. non ve le inquadro per non perché stare non possiamo inquadrare. però sono tutte scritte. Due, stanno entrando giapponesi che ci salutano in italiano, non riusciamo bene a capire. Cosa avete fatto in quest'anno di nostra assenza in questo posto? È diventata una colonia dell'Italia. Esatto, è diventato un presidio italiano questo ristorante. E tra l'altro stiamo bevendo un gin che, senza saperlo, c'è il CDA dell'azienda che produce questo gin stasera dentro questo posto. Perché giustamente se lavori con il gin, il CDA, dove lo fai? Negli uffici? No. Sì, scampai. Campai. Cosa sta succedendo in 10 minuti? Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino. Altra cosa da segnalare, un anno fa non c'erano i ricchi e poveri come sottofondo. Sempre colpa vostra, o merito a seconda di come la volete leggere. Noi l'ordine l'abbiamo fatto, è arrivato tutt'altro e adesso non ho capito se è arrivato questo, poi arriverà anche quello che abbiamo ordinato, però sembra molto invitante. Cos'è, Franci, e com'è? E il ritaglio del maiale che gli avanza, secondo me. Ok, in brodo. Piccantino. Buono. Buono. Io credo che lui metta queste canzoni italiane, tipo Ricchi e Poveri, Maledetta Primavera, perché siete venuti voi in gruppi, tipo che magari eravate in 10-12, gli avete chiesto di mettere le canzoni italiane e avete cominciato a cantarle a squarciagola abbracciandovi. Vi prego, fatemi sapere se ho avuto la corretta intuizione, perché se fosse come dico io volerei. Questo è il tenderloin. Com'è, ragazzi? Voglio un feedback. Buono? Con questa musica e questo cibo io vi direi che questo posto vale ancora più la pena rispetto a quello che vi ho detto un anno fa. Quanto abbiamo fatto bene a tornare, perché avevo il dubbio, ma non torniamo, facciamo vedere un posto nuovo. No, cazzo, bellissimo tornare, bellissimo vedere che alcuni di voi sono qua questa sera in questo momento, e quindi mi viene da pensare, chissà in quanti siete venuti quando non c'eravamo noi. E c'è veramente un'atmosfera giusta. Se volete un posto easy, con roba buona, a un prezzo giusto,
giusto, divertendovi, probabilmente beccando altra gente della community. Ormai il ritrovo è questo posto qua. Ma andiamo a ciò che vi interessa, cioè Esatto, questa è la tua metà. questo è un katsusando, cioè è il maiale panato e fritto all'interno di un panino. Panato, fritto, bagnato nella salsa e messo dentro il panino. Non vi sto riprendendo tutto quello che sta succedendo perché la serata è lunga, ma stanno volando gin, gente che ci offre sake, insomma, stiamo conoscendo giapponesi interessanti. La giapponese alcolica Esatto. è qui con noi. Hanno messo l'inno del... Cioè, C'è la lacrima. io ho detto che sono tifoso del Milan, mi ha messo l'inno del Milan che si sente in tutto il locale. Ragazzi, ormai la serata è degenerata. Sempre per te. Cioè, sa anche la sigla del Milan, ragazzi, ma io lo abbraccio adesso. Che cosa devo fare? Sentire l'inno del Milan in questo posto qua a Kyoto, boh, mi sembra di stare nel multiverso. Noi saremo qui nerazzurri. No, questo non la puoi mettere. Questo non va bene. Cosa devo dire? Non so più cosa dire. The next day. Buongiorno. Franci si è appena accorta che si è messa i pantaloni al contrario. Forse ieri sera dovevamo bere qualche gin tonic in meno. Forse. Dobbiamo dire qualcosa. Dovremmo. Abbiamo un canale YouTube. Parrebbe. Scusate la mancata chiusura della giornata di ieri sera, la facciamo adesso. In realtà potremmo averla fatta, Ma non ce lo ma ricordiamo. non ce lo ricordiamo. Pensa a te che scandalo domini che siamo. Io non sono Non sei un omino. Non sono un omino. Che scandalo che siamo, 2 gin tonic e andiamo KO. Però mi ha fatto molto piacere tornare in questo posto e trovare un'atmosfera ancora più figa di quella dell'anno scorso, anche grazie a voi. Lui ormai mette solo musica italiana senza sapere cosa sta mettendo, perché ogni volta che voi andate gli aggiungete le canzoni su Spotify e praticamente da Massimo Ranieri ai ricchi e poveri c'era solo roba di questo tipo. Poi la serata è degenerata con gli inni del Milan e dell'Inter. Abbiamo conosciuto gente che produce gin, gente che produce scarpe, Gente che produce sake. sì, gente che produce ceramiche. Noi l'evento con gli iscritti lo facciamo lì. Dovete venire fino a Kyoto. Stamattina andiamo a recuperare Mauro e Angelica, che dimostrano la loro giovine età essendosi svegliati presto e trovandosi già in un bar a fare colazione. Molto bene, recuperato il gruppo. Dove siamo direzionati stamattina? Allora, siamo direzionati innanzitutto a un caffè, ma casualmente passiamo anche all'interno dei giardini di Kyoto, Ma per andare poi? al Tempio d'Oro. Molto carino questo parchetto dove si scoprono... Cosa si scopre, Franci? Dei templi non invasi dal turismo, quindi fatevela una passeggiata per Kyoto, ci sono i posticini carini. Qui come sempre avete il muro di desideri che la gente appende. Questo è un tempietto legato in qualche modo all'argomento musica, alla scuola di musica. Ne ho tradotto qualcuno col Google Translate e sono tutti desideri relativi a passare esami della musica, a essere ammessi a scuole di musica e cose di questo tipo. Cioè, ma guardate quest'albero che sta su aiutato da questi pali aggiuntivi. Qua sono bravi a far diventare belle anche delle cose che dovrebbero essere prettamente funzionali. Ragazzi, qua i giardini sono dei quadri, non dei giardini. E poi così, mentre te la spasseggi in un viale qualsiasi... Qualcuno ha fatto le trecce all'erba. Ma che cos'è questo negozietto fantastico di frutta e verdura? Hanno ancora solo un pochino il tema plastica da superare, però il modo in cui organizzano la frutta e la verdura... Avete visto i pacchettini di farina come erano disposti? Cioè, bravi. Raga, ma in che caffè stiamo entrando? Una location di un cartone animato? Forse ti prendi la tua seggiolina e poi vai sul fiume? Cioè, in ogni caso bellissimo. Allora, ci siamo messi in coda, ragazzi. Come funziona questo posto? Che bisogna prenotare. E indovinate un po', è fully booked. Però avete anche la possibilità, e noi lo faremo adesso, di ordinare del cibo. Vi prendete il vostro seggiolino e andate qui vicino che c'è il fiume a consumare vista fiume. E poi tornate e gli restituite la sedia. Siamo in attesa del nostro ordine. Faccio una cappatina in bagno per farvi dare una sbirciatina dentro. Potrebbero essere arrivati i nostri cestini. Ma che carini, ragazzi. Ma io volo. Please come back here until 12. Ok.
when you eat that, sometimes black kites are flying and they come like that. Okay. So be careful. Tac. Panchine di legno. No vabbè ragazzi, qua sì che siamo la compagnia dell'anello. Sono quasi contento che non avevamo la reservation, perché altrimenti saremmo entrati dentro. Sì, qua Mauro il benzinaio ha la pompa che pende dall'alto. Ce ne andiamo sul fiume e ci facciamo un bel picnic giapponese, del tutto inaspettato. E comunque anche 10 punti furbizia, perché questo posto ha il fiume vicino e quindi ti dice: è tutto pieno, ma io ti faccio fare l'esperienza picnic, mi compri le cose, mi affitti anche le sedie e le panchine, perché hanno un piccolo prezzo di affitto, anche per evitare che magari qualcuno se le ciuli, anche se in Giappone dubito, ma questo posto è pieno di turisti. E vi fate il picnic, ma bellissimo. Ce la apparecchiamo qua e siamo dei signori. Vista cascate. Fa molto Parco del Valentino, per utilizzare una reference torinese. Mancano 2 bonghi e un cilone. Posto di oggi, merito di chef Siega. Io pensavo di avere delle calze fighe con i procioni che rovistano nella spazzatura, ma poi Mauro ha sfoderato i suoi calzini, quindi mi arrendo. In una bellissima bustina di tessuto, ovviamente, la vostra tazza. Pound cake con uvetta, fichi, noci, super umida. Buono, bravi. Senti com'è umida, si sente già attraverso la carta. La tortina è buona perché è umida e non è una roba che vi impasta la bocca. Cioè, un minimo sì, però è molto piacevole. I bimbi giapponesi vincono tutto, ragazzi. Sono la cosa più bella che vedrete in questi video. Molto bene, picnic finito, andiamo a restituire l'attrezzatura. Scolaresca giapponese in gita al parco. Ma quanto è smart pensare le pompe di benzina in alto anziché in basso come da noi. Praticamente non occupi spazio per terra, da capire solo da un punto di vista ingegneristico dove tengono la benzina. Dove la tengono? Sul soffitto? Arigato gozaimasu. Cioè, caffettini spot ovunque, ragazzi. Ma che bello. Lo riprenderei qua se non fosse che l'ho appena preso. Porta che si apre da sola. Qui Uber, tu premi il bottone sul telefono, il taxi è già arrivato. Cioè, sui caffè penso sia abbastanza chiaro, non vi mancheranno le opzioni. Siamo arrivati alla prossima destinazione, che è il Kinkakuji Temple. Già visto da noi tanti anni fa, lo rivediamo volentieri. Mi aspetto che ci sia un bel po' di gente. Quando eravamo venuti nel 2018, questo tempio era stato uno dei miei preferiti in assoluto. Spero di riconfermare il posto in classifica. Diciamo che non dovrebbe essere cambiato niente. No, secondo me quanta gente c'è, quanto casino c'è. Raga, il biglietto già da solo è una figata pazzesca. Il biglietto da solo vale il biglietto. È inutile dirvi che qui dovrete fare un po' a gomitate per cercare di trovare lo spot corretto per fare la vostra fotografia o il vostro video. È bellissimo, ragazzi. Non si può entrare dentro e non ci si può avvicinare troppo. Praticamente lo potete vedere circumnavigando tutto l'esterno del lago. Per darvi un'idea, sono le 11 del mattino, c'è una situazione ancora abbastanza vivibile secondo me. Immortaliamo anche i boys. A dirla tutta, c'è anche un punto dove siete piuttosto vicini, ma secondo me è più bello inquadrarlo da lontano. Stavo giusto chiedendo a Franci dov'è già che eravamo andati in quel posto dove tiravamo la monetina, tipo a 10 metri da dove me lo sono chiesto. L'altro giorno abbiamo visto che cuocevano delle specie di tegoline al mercato. Non solo te le vendono cotte, ma te le vendono anche crude. Me la sono comprata. Alla fine sono dei mochi in un'altra forma, mettiamola così. Ecco un altro bugigattolo, un altro angolino super carino dove fanno il caffè. 2 metri quadrati. Anche i dolcini sembrano interessanti. E quindi ci siamo presi un americano. Ogni tanto incontri qualcuno che sembra uscito da Star Wars. Questo sembra anche un po' Bangkok, questo scorcio. Viottoli chiotesi. Le casette da fuori sono tutte bellissime. Chiaro, andrebbero viste anche dentro. Poi improvvisamente tra una casetta e l'altra buchi che evidentemente venderanno e ci costruiranno delle nuove case. Però fa strano vedere casa, buco. Allora, siamo arrivati. Il posto sembra promettere molto bene, ragazzi. Hype piuttosto alto, sembra veramente un posto fico. E siamo con vista cucina. Sicuramente voglio 2 ramen, uno a me e uno a te. Sei d'accordo? Sicuramente voglio il pudding. Guardalo lì che lo sta mangiando lui. Non so quanto ti ripari effettivamente questa cosa. Bavaglino che qua ci si macchia. Il posto di oggi è stato gentilmente scovato da Mauro Siga. L'ordine di Mauro sembra promettente. Tamagoyaki. Buonissima, condita perfettamente, super runny.
Le fette di anatra sono tenerissime, morbide, gustose. Forse è la prima volta che mangio un ramen di anatra, con carne di anatra all'interno. Ma è il brodo la parte interessante di questo ramen. Non avevo mai visto un brodo così denso. Io ho scelto extra pork perché, visto che lo so che devo condividere questo ciotolone con Giano, ho scelto extra pork. Il mio brodo, ragazzi, ha una consistenza che non ho mai visto. Sembra gel, è molto denso. Il ramen con il brodo molto denso con l'anatra è molto interessante. Forse a mio gusto preferisco i ramen pork di Franci. Questo brodo molto denso trattiene molto di più il calore e quindi ci mettono un po' a diventare temperatura edibile, però super sapore. Cambio. Sono pesantissimi, sono super sticky. Proviamo il brodo di Franci. La mia carne spaziale. Il brodo dei pork ramen è buonissimo, bello profondo e strutturato come piace a me. Proviamo un pezzo di maiale. Il maiale cos'è? Il maiale è incredibile, anche i due ramen sono eccezionali. E per non farci mancare nulla abbiamo ordinato anche questo piattino di riso e bocconcini di carne di maiale. Un po' più piccolo ma sicuramente caratteristico, che assaggeremo subito. Abbiamo fatto benissimo. È buonissimo. E in un posto così, ragazzi, non ho il consiglio su quale piatto dobbiate prendere. Prendeteli tutti, strepitoso. Non vorrete mica privarvi anche di questo piattino: riso, carne, cipollotti e tuorlo d'uovo. In caso non fosse chiaro, saltate la colazione se venite qua. Devo distruggere quest'opera d'arte. Sei pronto? Cosa gli volete dire? Maiale, bello grassoccio, grigliato. Adesso te lo faccio assaggiare, Gianni. Questa è pura goduria, ragazzi. Questa è tipo pancetta di maiale grigliata. Riso, uovo e cipollotto. Sono porzioni un po' più piccole rispetto al ramen, quindi come ulteriore snack ci sta. Bravi tutti, tutto molto buono. Valutate quanta fame avete, perché i ramen già basterebbero a sfamarvi. Se avete tanta fame come noi, aggiungete questi ulteriori snackini che non vi deluderanno. E cercate di tenere uno spazietto per il pudding, perché sembra davvero buono. In italiano budino. E beh, proprio un bel posticino. Abbiamo mangiato benissimo, merito di quell'uomo. Quell'uomo. Direi che lo potremmo classificare tra i best 5 ramen mai provati in Giappone. Perché dico 5? Perché ormai cominciano ad essere tanti i ramen top e devo estendere il podio. Mauro, spiega come mai il brodo dei ramen con l'anatra è iniziato molto denso ed è finito molto liquido. Intanto è già più denso rispetto all'altro, essendo che comunque mettono zampette all'interno, una parte di collagine e di un volatile. Ok. Poi aveva dentro pezzi anche di anatra con la pelle e una quantità di solidi molto importante. Ok. Quando li vai a togliere, ovviamente il brodo ancora a temperatura lavica, e più togli parte solida più diventa liquido. Quante cose imparate su questo canale, ragazzi, veramente. Abbiamo pagato 5.400 yen, io e Franci, che equivalgono più o meno a una quindicina di euro a testa. Fate voi. Dimenticavo, prenotate. E anche walk-in, quindi potete anche venire senza aver prenotato, ma se prenotate probabilmente vi siederete prima. Ecco, diciamo che in un discorso di rapporto qualità-prezzo, se vi volete godere il Giappone mangiando da Dio e spendendo poco, il ramen è quasi sempre la vostra opzione, perché a parità di qualità, quindi ramen top, sushi top, izakaya top, cena kaiseki top, eccetera eccetera, il ramen sarà sempre la soluzione in cui spenderete di meno. Noi oggi a pranzo abbiamo volato, come è successo in un sacco di altre occasioni, e ripeto, abbiamo speso 15 euro. Già col sushi ve lo scordate, se volete mangiare un sushi di un ottimo livello. Abbiamo trovato il gelato alla grafite, ve lo ricordate? Konnichiwa, sesame, ichi. Me lo fa dalla macchinetta. Lo chiamiamo grafite e gelato al sesamo, che però visivamente è grigio. Vediamo, perché la prima volta ne abbiamo assaggiati di vario tipo. Vediamo la signora qua come me lo fa. Arigato gozaimasu. Con la tegolina anche, ragazzi. Già indice di un posto. Spiega cos'è la tegolina, perché l'abbiamo identificata come tegolina. La tegolina, giustamente mi dice Mauro, spiega di cosa si tratta. Non è altro che quel tipico dolcetto di Kyoto in stile mochi, pasta di mochi, che però ve lo fanno o mollo, quindi come il mochi, oppure lo fanno baked e diventa una tegola croccante. Assaggiamo. Sa di sesamo e quindi fa il suo dovere. Tanto vi dovevo. Volete assaggiare, ragazzi, da me? A Mauro non piace questo elemento.
ti descrivono un gelato che sa da sesamo, Ecco, quello fa. è il colore che proprio ti indica Lo sai, qualcos'altro. il colore sì, il colore sembra malta. Questo gusto rispetto al gusto matcha che troverete un po' ovunque, ogni tanto lo trovate, ma è piuttosto raro perché io penso ne vendano molti meno perché la gente vede il colore grigio e quindi non lo compra. E nel frattempo siamo giunti in un posto vicino al posto dove abbiamo mangiato che si chiama Ryohanji, se non sbaglio, dove siamo già stati nel nostro primo Giappone e sono dei giardini molto belli con... Vedi anche con il giardino zen, bellissimo. Siamo tornati per digerire la quintalata di ramen che abbiamo mangiato prima. gelato freddo. Scorausa la grafite. Si torna comodamente in pullman. La Suica che avete fatto probabilmente a Tokyo funziona anche qui a Kyoto, sia sulla metro che sui bus. Da quando siamo arrivati in Giappone ancora nessuna cena yakitori. La facciamo stasera. Secondo voi dove? Sì, non potevamo non tornare anche qui. Ricordiamo che cos'è lo yakitori. È una Spiedini di pollo. Lo yakitori è un ristorante specializzato in spiedini di pollo. È molto più interessante di quello che può sembrare ed è una roba che se fatta bene è buonissima. Principalmente grigliati. Non ve l'ho inquadrato ragazzi, ma è uscito lo chef e mi fa: Giano, second time! Io non ero certo che si ricordasse di noi, quindi diciamo che partiamo con i migliori auspici. Ragazzi, siamo al counter. Questa sera per me sake pairing, non guardo in faccia a nessuno. Franci draft beer. E vabbè, già una cosa importante per me. Primo bicchiere sake di Kumamoto. Ok, siamo ufficialmente partiti. Esattamente come un anno fa a vederlo lavorare, è uno spettacolo vero. Sembra di guardare veramente un rito, non lo so, qualcosa di ipnotico nei movimenti. Partiamo con questo entrée di uovo, custard e tofu. È deliziosa, ha un sapore agrumato, incredibile, buonissima. First, petto di pollo. Si inizia col petto di pollo. Siamo ufficialmente tornati, è succosissimo, la pelle è croccantissima, puntine di wasabi sopra, buonissimo. Proseguiamo con la coscia di pollo, ragazzi, ma quanto sono belli. Cotta, te lo dico. Per il pezzo più grosso di coscia andate a morsi perché brucia, meglio del bel ricordo che avevo. Ok, qui abbiamo tofu grigliato con zenzero in salsa d'aceto. Brucia. Bisogna attendere il momento giusto. Franci, sei stata troppo ingorda. Io ho imparato stamattina Vedi Mauro. col takoyaki. Rispetto all'anno scorso stiamo mangiando parti di pollo totalmente diverse. Adesso ci ha portato una jerky fatta di pelle di pollo. Fichissimo. The next sake is Sanshoraku from Toyama Prefecture. A little bit dry and very umami taste. Secondo giro di sake. Sovracoscette di pollo all'orizzonte. Allora, il bambù lo hanno passato sulla griglia intero, poi lo hanno pulito e adesso lui sta riprendendo i singoli pezzettini e li sta rigrigliando, spennellandoli e salandoli. Le ciotoline che ha davanti a lui sono nell'ordine: sale grosso, olio di sesamo, salsa di soia, grasso di pollo, sale fino e tare, un condimento che si ricava dalle interiora di pollo. Una parolina veloce sul bamboo shoot che non avrei commentato perché di solito è piuttosto semplice rispetto a quello che preparano in questo ristorante, forse non è la prima cosa di cui parlare, ma è davvero buono, il bamboo shoot più buono che abbiamo mangiato durante il viaggio. Questo l'altra volta non l'avevamo visto. No. Next is KFC. Kyoto Fried Chicken, not Kentucky. Ok, con tutto il rispetto per il Kentucky Fried Chicken, credo che questo sia un briciolino più buono. Preferisco questo. Pelle bella croccante, interno succoso, affumicato e
un bel po' di sale che ci sta. Sono arrivati i fegatini di pollo. Mauro ne ha assaggiato un pezzettino di un fegatino, si è girato verso di noi e ha detto ok, ha vinto. E quindi io direi che dopo questa benedizione di Mauro, questo piatto forse non serve neanche che vi diciamo che è buono. Assaggiamo anche noi. Molto buoni, però mangiamoli anche nel modo in cui ci è stato detto, cioè facendo un bel Involtino. Tra l'altro sono tipo appena scottati, sono ancora al sangue e sono stati intinti nel tare. Ora faccio un bel fagottino come mi è stato detto, calzone style. One day, so marine is yakitori tara sauce. Ovetto di quaglia marinato nel tare per un giorno E poi soft boiled. leggermente bollito. Beh, con le uova ciao. Ve ne portano 3 ma ne vorreste 30. From Osaka, duck breast tartar. È arrivato il petto d'anatra in questo piattino bellissimo con un po' di erbette sopra e una salsina. Il petto d'anatra gliel'abbiamo visto preparare qui di fronte a noi e ci diceva Toriscio che è un petto d'anatra tenero fatto un po' Chinese style. Questo l'altra volta non l'avevamo mangiato, secondo me. È incredibile, tenerissimo, fresco, piccantino, molto buono. Chicken stomach skin? Yes, gizzard. Questo me lo ricordo bene, il ventriglio di pollo, gizzard, era buonissimo, bello croccantino. Questo non è per tutti, ragazzi, bisogna saper apprezzare queste parti. Chiaramente stanno arrivando anche sake incredibili, tutte le volte che me li portano me li spiegano, da dove arrivano, la tipologia, quanto è levigato il chicco, eccetera eccetera. Non vi metto tutte queste info per non far diventare questo video infinito, però se volete fare un pairing di sake, questo mi sembra un posto giusto. Ultimo passaggio, questa polpetta di pollo. Buonissima, speziata, golosa, bella aiutina, ci piace parecchio. Alcuni spiedini erano identici a quelli dell'anno scorso, mi ha fatto piacere riprovarli, ma ci sono state anche cose nuove che l'anno scorso non avevamo provato. Allora, esattamente come la volta scorsa, alla fine di tutti i passaggi vi portano una cassettina con all'interno tutto ciò che vi hanno già fatto mangiare, più alcuni elementi extra che non avete provato, e vi chiedono se volete fare o il bis di alcuni elementi o provare cose nuove. Franci e Angelica si fermano qua, io e Mauro proseguiamo con spiedino di fungo e spiedino di peperone verde. Allora, quello che credo che sia l'ultimo passaggio, sono arrivati funghi grigliati buonissimi, adesso è arrivata una zuppetta che lui ha chiamato cacio e pepe, che in realtà è un brodo un po' in stile tonkotsu ramen fatto con le ossa del pollo, chiaramente i noodles all'interno. Buonissimo, molto buono. Risottino in chiusura, poi ci sarà il dessert, il brodino di ossa di pollo. Era una cosa... Ma ragazzi, era incredibile, era buonissimo. Frutta finale sempre molto apprezzata visto che la mangiamo poco qui in Giappone, con tè in accompagnamento. Uno spicchietto di arancia, buonissimo, la cosa più apprezzata. Beh, Sì, ok, anche tutto il resto, però è una chiusura degna. è nata un'amicizia, ragazzi. So Italy, yakitori, Yakitori? and then drink. Damian, ok, kanpeki, so perfect. Che super esperienza, super esperienza. Allora, innanzitutto sono nate delle amicizie, come avete potuto vedere dalla fine del video. Chissà se succederà qualcosa. Chissà cosa succederà in futuro, non si sa. Voi seguite sempre questo canale per non perdere la priorità acquisita. Detto questo, la cena incredibile, il posto è incredibile, ma vi ripetiamo quello che vi abbiamo detto un anno fa. Se venite in Giappone, so che se venite in Giappone venite anche a Kyoto, perché lo so che lo farete, e se venite a Kyoto prenotate questo posticino di yakitori, perché Toriscio Sai lo sai che ci sa fare. Ragazzi, costa la cena circa 80 euro, è un prezzo Abbordabile. Poi ovviamente magari ci aggiungete qualche vinello, sake eccetera, si alza un po' il prezzo, però insomma Ne vale la pena. ne vale assolutamente la pena. Con buona probabilità troverete un po' di italiani, perché come nel locale di ieri sera, anche qui mi ha detto Toriscio che sono arrivati parecchi di voi e la cosa mi fa molto piacere. Detto questo, la giornata si conclude qua, noi ci vediamo al prossimo video. Sulla strada di casa, questo gioiellino parcheggiato nei pressi del nostro hotel, ragazzi. Altro che Need for Speed Tokyo Drift.